Ciao a tutti! Come vedete oggi abbiamo un video diverso dal solito e molto più serio. Io infatti, come sapete, sono credente, cristiano cattolico e allo stesso tempo però studio matematica e ho sempre ritenuto e ritengo ancora matematica e scienza compatibili con la fede. Di recente invece mi è capitato di vedere alcuni video di youtuber, anche famosi, che sembrano sostenere il contrario o comunque insinuarlo, anche se in modo non violento e non esplicito. Io rispetto le idee altrui, ma su questo tema sono di avviso diverso. Anzi, penso proprio che le cose stiano diversamente da come invece certi youtubers le intendono. Pertanto mi sono sentito in dovere, in quanto soprattutto credente ma non solo, di intervenire e fare chiarezza. Io ho sempre ritenuto scienza e fede compatibili, anzi compatibilissime. E in questo video vorrò spiegarvi appunto perché fede e scienza sono compatibili. Con questo non dimostrerò che la fede è vera, né dirò perché io credo. Questo è un altro paio di maniche, è un'altra questione. Quello che mi preme far capire, almeno per ora, è che ogni visione filosofica e ogni religione, in particolare le religioni attuali, è compatibile con la scienza. Dunque l'ateismo è compatibile con la scienza, certo, anche l'agnosticismo, e ugualmente appunto è compatibile la religione cristiana come lo è la religione musulmana o induista. Insomma, ogni religione e ogni filosofia è compatibile con la scienza. Dividerò il video in due parti. Prima darò una spiegazione semplice del perché fede e scienza sono compatibili, immaginando che chi mi ascolta ne sappia poco. E poi darò la risposta alle più classiche obiezioni che si possono fare. Se già siete convinti dopo la prima metà del video, allora potete pure abbandonare e chiudere. Non è ovviamente mia intenzione creare confusione. Se invece non siete convinti, guardate pure anche il resto. Ovviamente ricorrerò a delle semplificazioni, ma cercherò di essere comprensibile. Se volete delle trattazioni più veloci, più semplici, perché magari vi siete posti per la prima volta questa domanda, e cioè la domanda della compatibilità tra fede e scienza, vi consiglio di vedere il video di Don Alberto Ravagnani, che vi metto con un link in descrizione. Allora, perché fede e scienza sono compatibili? In realtà la ragione è molto semplice. Scienza e fede si occupano di due ambiti differenti. La scienza infatti si occupa di spiegare come funziona l'universo, quali leggi lo governano, come si forma la vita, eccetera, il come appunto, e utilizza la matematica e il metodo scientifico per poter studiare questo aspetto della natura. Dunque la scienza spiega il come della natura. La fede invece fornisce risposte sul perché, sul senso dell'universo, sul senso della vita, su ciò che potrebbe esserci dopo la morte, eccetera. Quindi è su un ambito differente della scienza, su un piano parallelo. La fede ci spiega il perché, lo scopo, e la scienza appunto il come, no? Come funziona l'universo, quali sono le sue leggi, eccetera. Le leggi fisiche, no? In termini filosofici, Aristotele direbbe che oggi la fede si occupa della cosiddetta causa finale e la scienza della causa efficiente.
si occupano di due piani paralleli e non hanno intersezioni. Un esempio, per esempio, la nascita dell'universo. Se ci chiediamo come è nato l'universo, la scienza dirà con il Big Bang, ma non potrà dirti il senso dell'universo e nemmeno se dietro la nascita dell'universo, se dietro il Big Bang ci sia una volontà pensante. Ma d'altronde le risposte a questi dilemmi, che talvolta possono essere molto soggettivi, non possono essere oggetto di ricerca scientifica. Analogamente la Genesi, l'inizio della Bibbia per la religione cristiana, spiega ciò che l'uomo era destinato ad essere, ciò che è lo scopo della creazione, ma non dice come davvero è nato. Ed è qui appunto che, proprio facendo chiarezza su questo esempio, che è un esempio classico di compatibilità scienza-fede, giunge subito la prima obiezione alla compatibilità tra scienza e fede. La prima obiezione, appunto, alla compatibilità tra scienza e fede, che viene spesso fatta e che è anche la più frequente, si rivolge soprattutto alle religioni abramitiche come il cristianesimo, ma viene poi riproposta in salse diverse anche con altre fedi, ed è quella appunto dei racconti della creazione. In realtà, questa obiezione è anche la più facile, e la sua risposta è alquanto semplice. Mi concentrerò sul caso abramitico, appunto, delle religioni abramitiche. La risposta, per esempio, riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, e non solo, è che sostanzialmente, se noi guardiamo alla Genesi, tutto ciò che è accaduto prima di Abramo, quindi Adamo ed Eva, Noè, la Torre di Babele, eccetera, è metaforico e non è mai accaduto. Mentre ciò che è accaduto a partire da Abramo, cioè Genesi 12, è tutto vero. In realtà questa è una semplificazione, perché probabilmente ci sono fatti e numeri simbolici anche dopo Abramo, e inoltre ciò che è prima di Abramo può comunque contenere qualche evento ispirato vagamente a fatti reali. Però questo può aiutarvi a capire. È un libro complesso, va interpretato, e questo non è qualcosa di nuovo, si è sempre fatto così, non è una novità. Una volta l'inizio della Genesi era preso alla lettera più di oggi, ma perché non c'era nemmeno nessun motivo per negarla, anche se ad esempio Sant'Agostino, già nel V secolo d.C., non escludeva che la Genesi potesse essere metaforica. Tuttavia, il vero scopo del testo è spiegare il senso della creazione, non come sia avvenuta. Dunque, se ora abbiamo delle informazioni aggiuntive su come è avvenuta, la creazione, possiamo prendere l'inizio della Genesi come metaforico. Infatti, non si tratta di eventi fondamentali nel definire la fede in Dio. L'interpretazione dei passi iniziali della Genesi può tranquillamente cambiare. Non si sta parlando appunto di figure come Abramo o come Mosè, su cui veramente si basano le fedi abramitiche. Inoltre, se uno va a leggersi la Genesi, nota proprio che con Abramo c'è un brusco cambio di genere letterario. Si passa dal genere mitico a qualcosa che è molto più simile al genere storico. Se fino a Genesi 12 si parla di tempi lontani e luoghi poco definiti, improvvisamente con Abramo siamo catapultati in un contesto storico e geografico intuibile. Si nomina la città di Ur, compare il faraone dell'Egitto, eccetera. Insomma, il cambiamento si nota. E qui sì, Abramo non può essere metaforico, o comunque
veramente difficilmente lo è, essendo che appunto è una figura fondamentale della Bibbia. Da Abramo in poi, per un credente, iniziano gli avvenimenti storici. Qui c'è un'interessante nota, perché non tutti sanno che tra i teorizzatori della teoria del Big Bang c'è anche un sacerdote, Georges Lemaitre. La seconda obiezione che si fa alla compatibilità tra fede e scienza è che se davvero Dio esistesse, dovremmo riuscire a misurare il suo operato con gli strumenti scientifici, e lo stesso per quanto riguarda angeli o possibili divinità di altre religioni. Anche questa obiezione è facilmente smentibile, anzi direi che rivela una certa ingenuità. Innanzitutto, se Dio esiste, il suo essere e la sua grandezza sono ben oltre l'universo, lo trascendono e quindi sono ben oltre la comprensione umana. Sarebbe pertanto impossibile misurare il suo operato in modo oggettivo, come se lui fosse una qualsiasi forza di natura, o peggio ancora una creatura qualsiasi, e sarebbe ingenuo pensare di riuscire a farlo, tanto più che lui stesso ha una sua volontà. Figuriamoci se è possibile misurare la volontà divina, anzi, veramente sarebbe impossibile misurare qualcosa che per sua stessa natura va oltre la comprensione umana. In ogni caso, che si parli di Dio o degli angeli, questa obiezione parte dal presupposto sbagliato che la ragione e la razionalità umana possano spiegare tutto, compresi ad esempio gli angeli, ma ciò non è dimostrato da nulla ed anzi, a mio avviso, è molto improbabile. A priori è ragionevole piuttosto supporre che la mente umana, che è limitata, non possa riuscire a spiegare tutto ciò che esiste e che pertanto possano esistere cose che sono vere ma non verificabili o comunque non comprensibili razionalmente, come ad esempio gli angeli, la nostra anima o addirittura spesso l'operato di Dio. Facendo quindi questa ragionevole supposizione, ogni religione è compatibile con la scienza, quindi non c'è da stupirsi se la scienza non riesca ad osservare gli angeli. Anzi, mi preoccuperei se la scienza misurasse gli angeli, perché vorrebbe dire che sono composti magari di particelle fisiche o addirittura materiali, e ciò non li renderebbe più delle creature spirituali metafisiche. Una cosa dunque è l'universo fisico, l'universo anche materiale, ma di tutto ciò che noi possiamo misurare fisicamente utilizzando gli esperimenti e la matematica. Un'altra cosa è l'universo metafisico. Quindi nel caso del cristianesimo, creature come gli angeli, che sono degli spiriti alla fine. In altre religioni le divinità varie. Ripeto, nessuno ha detto, nessuno ha dimostrato che la razionalità umana possa spiegare tutto. E quindi è ragionevole supporre che vi siano delle cose che noi chiamiamo metafisiche che vanno al di là della comprensione, della possibile osservazione della ragione umana, della razionalità umana. Nessuno, per esempio, ha detto che scienza e matematica spieghino tutto. Noi sappiamo che scienza e matematica sono la massima espressione dell'intelletto razionale umano, ma nessuno ha detto che scienza e matematica possano spiegare ogni cosa che esiste, che tutto sia riconducibile
a un fenomeno spiegabile scientificamente e razionalmente dalla nostra limitata mente umana. Credere che la scienza spieghi tutto non è una verità scientifica, anzi, è scientismo. Praticamente è un'altra religione e pertanto ovviamente non è compatibile con il cristianesimo, ma appunto lo scientismo non è compatibile con il cristianesimo come non lo è ad esempio l'induismo o l'Islam, perché sono altre religioni. Ugualmente appunto la matematica non è detto che spieghi tutto, e anzi che la matematica spieghi tutto non è affatto una verità matematica. Anzi, purtroppo i teoremi di Gödel sembrano non solo suggerire il contrario, ma porre forti limiti anche a ciò che effettivamente si vorrebbe poter spiegare. Per non parlare di molte altre limitazioni in campi specifici, come ad esempio la teoria del caos, che disillude addirittura sul prevedere l'evoluzione di un sistema deterministico. Allo stesso modo, Dio sarà tanto complesso che nemmeno la logica potrà spiegare la sua natura di essere metafisico e trascendente. La logica, che ricordiamo, è pur sempre la logica umana, al di là che poi sia intrinseca o no nella natura. Questo non vuol dire che matematica e scienza non spieghino nulla, anzi, spiegano moltissime cose. La matematica spiega un sacco di cose, spiega veramente molte cose, anche la scienza spiegano un sacco di cose meravigliose, soprattutto la matematica, ovviamente a un certo livello, però anche la fisica, la scienza in generale spiega cose molto belle, non solo la matematica che comunque è fantastica. Quindi non è che io voglio dire che non spiegano le cose, però voglio porre dei limiti, voglio far capire che non è che per forza allora spiegano tutto. C'è qualcosa che può non essere spiegato. Arriviamo quindi alla terza e ultima obiezione. L'ultima obiezione è sicuramente la più insinuosa. Si mette in luce infatti come la religione sia ormai oggetto di studio della scienza, in particolare oggetto di studio come fatto culturale da parte di scienze come l'antropologia. Tuttavia, assumendo anche che l'antropologia sia affidabile quanto scienze più matematiche come la fisica o la chimica, comunque non può dimostrare se una religione è vera o falsa, ma solo le dinamiche della sua nascita e della sua evoluzione e il suo impatto su una società. Si tratta di cose distinte, almeno a priori, ma direi anche a posteriori. Infatti qui, secondo me, l'errore che si commette è quello di ridurre la religione soltanto al suo aspetto culturale, che certo è un aspetto presente, la religione come parte di una cultura, ma non è certo l'unico aspetto. Almeno razionalmente non è detto che lo sia, e secondo me non lo è. Qui dipende tutto da quello che la persona crede. Razionalmente tutto è possibile. Una volta fatti tutti questi studi, inoltre, le domande di senso che ci portano alla religione si pongono comunque e non sono risolte, il che paradossalmente porta ancora a non poter escludere una risposta religiosa a tali domande. Spero quindi di aver chiarito tutto quanto
e mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Lo so che è un video diverso dal solito, però ci tenevo a farlo e spero che abbiate gradito. In caso, se volete altri video come questo, fatemi sapere nei commenti. Io vi saluto, alla prossima.